Ciao, buona giornata. Stai guardando questo video, sei il primo, ben arrivato. Se non è il primo che vedi, ben ritrovato, caro spirito eterno che stai vivendo una bella esperienza umana su questo piccolo pianeta, sempre come gli altri video, dicevo, questo piccolo pianeta alla periferia di una delle tante galassie. Allora, analizziamo bene il titolo del video di oggi, sincronizzazione. Cosa vuol dire? Da Chronos, greco, che vuol dire tempo, Chronos. Sin vuol dire con il tempo, collegato al tempo. Quindi una sincronia è quando succedono le cose simultaneamente e contemporaneamente. Siamo la sinfonia, sin insieme, è quando c'è un'orchestra, un canto insieme, no? Simpatia quando c'è del pathos comunicato. Quindi torniamo a sincronizzazione, quando simultaneamente riusciamo a, nello stesso tempo, a collegare armoniosamente i due emisferi. Ma cosa sono i due emisferi? Una volta, non so se si usa ancora, quando una persona dava fuori di matto, si diceva testa calda, la testa, no? Poi il cervello, no? Usa la testa, usa il cervello, mente, la mente usa. Poi con gli studi hanno scoperto che assomiglia il cervello come quando aprite una noce, metà noce, assomiglia proprio al cervello, sono come due emisferi, due rami, due parti, che sono state considerate una maschile, logica, razionale, scientifica, i numeri, le parole, l'altra, quindi emisfero sinistro, l'altro emozione, percezione, immaginazione. Quindi noi contemporaneamente riceviamo, elaboriamo, ricordiamo pensieri, emisfero sinistro, logico, maschile, razionale, numeri, ed emozioni, immagini, visioni, quello destro. Perché è importante la sincronizzazione? Per evitare il conflitto. Allora, osserva, se tu sei in conflitto con te stesso, che cosa succede? Che come pensiero fai un ragionamento, ma come emozione hai un sentimento, hai uno stato d'animo, ci sono varie parole per descrivere quello che succede nell'emisfero destro. Allora, ammettiamo che qualcuno pensa bene di te, o oltre che pensare ti manifesta affetto con regali, con complimenti. Dove va? Va nell'emisfero destro, quello delle emozioni. Poi cosa succede col sinistro? Che fai un ragionamento. Quella persona mi piace, perché quella persona o quelle persone mi amano, mi manifestano affetto. Come mai delle persone di successo, quelli che hanno un grande successo, riescono a gestirlo bene e altri no? Stesso tipo di successo. Quelli che non riescono a gestirlo bene è che non ragionano. Quindi uno va su un palco, c'ha 1000, 5000, 50.000 persone, poi però c'ha delle guardie del corpo che lo portano via. Si ritrova in un bellissimo albergo, ma quei 50.000, quei 20.000 non ci sono più. Allora o c'è una logica razionale per capire, oppure c'è la depressione. Ecco, uso di alcol, di droga, di cocaina, di sostanze strane, un uso sbagliato del sesso. Perché? Perché l'emozione è forte e il ragionamento è debole. Ma allora come si fa? Questo quando va bene. Immaginiamo quando va male.
qualcuno pensa male di noi, o in privato ce lo dice o in pubblico. Riusciamo a ragionare che è quella persona, quelle 10 persone, mentre ci sono altre persone che pensano molto bene di noi? Cioè, immagina te, allora, immagina che ci sono delle persone che pensano male di te, però ci sono delle persone che pensano bene di te. Allora che cosa succede? Se non ragioni bene, quando arriva qualcuno che pensa o parla bene di te, tu rischi che gli proietti l'ombra dell'emozione generata da chi ha pensato male di te, pensato o manifestato o con offese, con cose varie. Poi oggi con internet ognuno dice quello che gli pare, no? Ma io no. Anche qualcuno mi ha detto, ma hai visto cosa hanno scritto su di te? Ma scrivono quello che pare. Un giorno Giorgio Cerquetti sarà solo un lontano ricordo, un giorno Giorgio Cerquetti non sarà più neanche un ricordo. Ce l'ho registrata questa affermazione sia nell'emisfero logico che in quello emozionale. Però il consiglio è, attenzione, sincronizza bene i pensieri e le emozioni. Pace mentale vuol dire pensieri e emozioni in armonia. Appena c'è un eccesso di emozioni, rallenta. Appena c'è un eccesso di pensieri, rallenta. Rallenta vuol dire medita. Riporta come il volante dell'automobile. Stai equilibrato. Non permettere alla tua logica razionale di prendere il sopravvento e non permettere alle emozioni di prendere il sopravvento. Analizziamo un attimo i programmi televisivi, per esempio. Che cosa fanno? Si rivolgono soprattutto la sera a chi ha lavorato di giorno. Quindi chi ha lavorato di giorno ha usato molto l'emisfero sinistro, logico-razionale. Sia che fa l'operaio, l'impiegato, ma anche se fa il manager, il dirigente, il presidente. Cosa ti propone spesso la televisione? Io non la guardo, ma non ce l'ho, no. Però so che esiste. Ti propone il divertimento serale, dove ci sono delle persone che lavorano col sorriso, con i cosmetici, con gli abiti, con la moda. Cosa vogliono? Vogliono te. Vogliono il tuo emisfero destro, quello delle emozioni. In modo che il sistema sfrutta, usa, stimola, coordina il tuo emisfero logico-razionale sinistro. Poi la sera, dopo cena, quando sei stanco, in poltrona, sul divano, a letto, ci sono persone che guardano la televisione in camera da letto, c'è un po' di emozioni. E che cosa propongono come emozioni? Il ballo, la musica, il canto, la moda, i colori, il comico che dice 4 stupidate. Così tu hai un'iniezione, un dosaggio di emozione e vai a dormire. Però la mattina che cosa succede? Che ti svegli con la sveglia e devi ragionare. E che cosa c'è per ragionare? L'orologio. Gli orologi sono utili, però è strano vedere un maestro spirituale, un cardinale, il papa, cioè persone che parlano dell'eternità con l'orologio, no? A me ha fatto strano, no? Perché ho detto, ma almeno quando parli di spiritualità togliti l'orologio, no? È come se uno parlasse e continuasse a guardare il telefonino. L'orologio esiste, ma noi siamo in un corpo, se vogliamo, senza età e in una mente senza tempo. Prova a ripetere, io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza tempo. Queste affermazioni ti aiutano a sincronizzare i due emisferi. Io ogni tanto riparlerò, ho già parlato in passato, che la pace mentale è un equilibrio tra i due emisferi
e noi, coscienza, possiamo equilibrare, no? È come quando d'inverno uno regola il termostato, o quando d'estate regola l'aria condizionata. Quanti gradi? Se no è troppo freddo, troppo caldo. Così impariamo a regolare il flusso dei pensieri e il flusso delle emozioni. Puoi farlo vuol dire vivere in modo spirituale, in modo meditativo. Vivere in stato meditativo. Hai il potere di farlo, sei invitato a farlo bene.